chiamo Davide Cironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal Pollaio alla Pista. Eccola. Ma, leggermente impolverata. Però è un'ottima base questa, dai. Presto di parlare di ottime basi, aspetta tu, che qua... A me mi interessa soltanto una cosa, che sta lì davanti. Ah, vuoi andare diretto? Sì. Vediamo già qui come sta messo. Oh, sta meglio che fuori. Si presenta molto meglio. Vano abbastanza pulito. Per me la cosa più importante sono i faretti su una Miata. Già stanno alti, quindi sappiamo che si alzano, bisogna vedere se si Quindi i abbassano. motorini funzionano, sembra. Almeno una volta hanno funzionato, ma vediamo se funzioneranno ancora. Il motore sta messo benissimo da fuori. Sembra bello, io lo sto vedendo insieme a voi per la prima volta, non l'avevo mai visto, neanche da fuori. No, non ci sono perdite strane, non ci sono chiazze, che già... Mi piace, siete molto ottimisti, tutti e due. Poi vi sentirò bestemmiare abbondantemente, ma questo ne parleremo in un'altra... Questi sono dettagli. Andiamo dentro. Dentro mi sa che... È aperta? Spero. Sì, è aperta. C'è un po' di muschio, un po' di muffa varia. Vabbè, guarda Un qua. po' di funghetti. Sì, un po' di funghi. Però abbiamo l'hardtop e già questo sappiamo tutti che vale più della macchina, quindi già è un affare. L'hardtop è una reliquia sacra, Le guarnizioni non sono più guarnizioni. È diventata soltanto plastica. ma dentro è da rifare tutto, penso. Sì, dentro sì, assolutamente. Il colore sarà il suo? Il rosso è molto bello sulla Miata. Che dici te, Andrea? Ma secondo me sì. Non so poi se Davide vuole cambiare colore, ma come base è perfetto. È un colore iconico per la Miata questo. Sì. Fosse per me io le farei tutte nere, quindi figurati. Però, no, io mi devo togliere un dubbio subito, perché io secondo me dentro sta macchina non c'entro. Come stai dentro? Mazza, c'hai proprio il volante sulle ginocchia. Ah, però vedi? Sì, la guido, voglia. Hai trovato la posizione. Pensavo peggio, Senti qua, Il cambio della Miata. senti che meccanismo, senti che funghi. Senti che funghi. Quindi abbiamo scoperto che l'unica macchina su cui veramente non posso stare è la Jaguar E prima serie. Sulla Miata ci vado. Secondo me è più spaziosa questa più vecchia che quelle moderne. Perché meno cazzate. Cioè, non che quelle nuove ce ne abbiano tante, ma questa veramente zero. Sai che non l'ho mai guidata una di queste io. Veramente? L'ho guidate tutte tranne questa. Questa qua è quella là che ha più personalità, secondo me. E ce ne avrà ancora di più. O quel che faremo, sì, Mi sa di sì. assolutamente. Guarda come mi faccio male per scendere adesso, Anzi, dai. L'ho sottovalutato. Me la prendete sta rogna? Assolutamente sì. Sai cosa significa Miata? L'acronimo? Vai. Miata is always the answer. Lo sapevi? No. L'hai mai sentita, no? No. È sempre la risposta a tutto. Speriamo. Vabbè, detto questo, io la... Carichiamo. Sì. 3, 2, 1. Sì, se decolla. Stacca un attimo il vericello, dagli una strattonata e poi la tiriamo No, fuori. possiamo pure direttamente il vericello. Guarda come va, sei Tom Cruise. La passa. Senti come piange. È immacolata sta macchina. Penso tra tutte le Miata che ho visto io, questa è veramente quella più che sta messa meglio di tutte. Assolutamente. C'è anche i cerchietti suoi. Poi c'è i cerchi della prima generazione che sono quelli belli. I rischi mettiamo subito quelli sport però. Spettacolo. Rosso Japan. Quello nostro fa gioco. Sì. Tocca Che si cambiare allentano le staffette di faretti. Esatto, e questa è perfetta, sta ferma.
giusto la targa c'ho brutta stamattina. Poi mi sa che è stata cambiata. Eh sì, Sì, sicuramente. questa che anno sarà stamattina? In realtà prima del 93, E allora? allora Deve non si essere sa quella provincia, deve essere quella là. Dai, nel caso te prestiamo la nostra. Mi ricordo il primo giorno che ho preso la Miata mia. Ha dato 2 raschiate a tutti e 2 i lati, sotto porta a tutti e 2 i lati. Vedi com'è felice, vedi? Hai visto? Mo questa qua leghi da tutte e due le parti, eh? Quella di ieri l'ha legata da tutte e due le parti. Guarda qua che chiave. No. Proprio romana sta macchina, Di solito che sei qui, questo è ruggine. Sì, quello è il punto debole di tutte le Miata. Esatto. Di solito là dentro si accumula acqua e tocca risaldare tutto. Ottimo. No, vabbè, ce l'ha un po' di... Vabbè, dai. Le gomme sono le General. Questa è la vita, l'hanno passata dentro a sto garage. Sì, sì, sicuramente. Eppure sta rogna ce la siamo presa. Io non vengo dal mondo della meccanica, tutto ebbe inizio quando ho iniziato a fare il mio primo tagliando sulla mia Mitsubishi Eclipse della seconda generazione e da lì ho scoperto una sensazione nuova, la passione per la meccanica che mi portava ad una concentrazione meditativa e da lì potevo fare una scelta, o accontentarmi o fare una pazzia, una Mazda MX-5 Turbo. E ovviamente ho scelto di fare la Mazda MX-5 Turbo. A quei tempi seguivo, dei canali YouTube che stavano tutti facendo il progetto Mazda MX-5 e dicevano tutti che era la macchina più divertente che avevano provato. E lì mi ha incuriosito tantissimo e ho iniziato a cercare la mia Mazda MX-5. Quando l'ho presa, a quei tempi i prezzi erano ancora bassi, ho scoperto che non era facile, come sembrava dai video che vedevo su YouTube. E lì ci ho messo quasi più di un anno solo per riuscire ad appuntare il sistema turbo, E da lì ho iniziato ad avere un blocco. Mio padre mi ha detto, guarda, a quel tempo stavo in giardino di casa praticamente, mi ha detto, guarda, stai facendo un casino, smetti di fare tutto, ti presto dei soldi, vatti a affittare un garage. E da lì ho preso questo garage e ho iniziato, questo progetto. Dopodiché con Covid e tutto ho avuto un blocco mentale, I lavori si stavano iniziando ad accumulare troppo e mi serviva una mano. E per fortuna ho conosciuto Andrea tramite un amico in comune che avevamo e Andrea era la persona giusta. Non mi graffia la porta. L'avete fatta apposta la porta. L'avete costruita sulla base di sto carro attrezzi. Questo è un déjà vu, non è la prima volta che è successo. Stava messa male la tua? E poi quella è tua o è vostra? Quella nera? Nostra. Mo poi dopo con calma te raccontiamo. Dovrai, sì. Questa macchina per me è stata una sfida, stavamo all'inizio quindi magari non ci conoscevamo tanto e magari ci abbiamo messo più tempo, però ogni volta che ci fissavamo un obiettivo a fine serata era sempre completato. Io sono una persona tendenzialmente molto più teorico, mi piace stare lì a studiare le teorie, a guardare i tutorial, mentre Andrea era una persona pratica, cioè lui davanti a un progetto riesce a risolvere i problemi con le attrezzature che io non riuscirei mai a farlo, quindi con la praticità sua e con la teoria mia siamo riusciti a completare il progetto Mazda MX-5. Com'è la situazione? È stata ferma, ecco com'è la situazione. Allora, abbiamo una perdita sul serbatoio. Appunto. Che molto probabilmente verrà dal galleggiante, dalla guarnizione intorno al galleggiante, perché mi pare che cammina da sopra. E ok. Gli leviamo un attimo il carter anche. Sì, al volo, a 10. Le solite testine. Classico trasuto dall'albero motore, sto odore di benzina vecchia. Io devo far sparire questa al più presto, non la voglio vedere più. Grazie. Beh, come se stai meglio adesso, bella sorridente. Questa è la Sprite delle macchine più felici del mondo, la Frog Guy.
Questo, questa fascetta qua non mi piace. Praticamente gli hanno pulito il motore solo sopra. Sì. Se è tutto antigelo, Sì, ovunque c'è stato l'antigelo. non parlare dell'olio. Ok, era una falsa. Ai manicotti sta messa bene, vedi? La classica macchina pulita per essere venduta. Che Manco dicevamo tanto. prima? Una sciacquata sopra il motore, Niente, c'è stata fa tutto. È stato troppo bello. Quasi, guarda, sono quasi contento perché sembrava troppo bella, se no meglio. Esatto. Invece è un cesso come tutti gli altri. che Così abbiamo abbiamo la scusa per turbizzare. preso. Io so, figurati, io sono favorevole. Mi fa morire perché quella ride, capito? Te guarda e ride. Sì. Quindi? Quindi ci facciamo una bella dormita e domani se ne riparla. Con la mente chiara. Sì. JDM penso una parola, Fast and Furious. 津波のように岩を破壊しちゃったけど中の嘘をついた中の命をかけた中の涙溢れたけどそう È iniziato penso tutto da là, che ha creato una subcultura assurda penso. La passione per le JDM l'abbiamo in comune perché anch'io sono cresciuto con l'icona di Fast and Furious. Li conosco tutti a memoria. E in più ho fatto l'università in Giappone, quindi sono stato molto vicino con le macchine giapponesi. Studiando queste macchine ho scoperto che sono veramente fatte bene a livello meccanico. La cultura JDM in Italia si sta allargando grazie ai giovani come noi che stiamo credendo di nuovo in queste autovetture che ti danno molta confidenza alla guida e ti danno molta voglia di guidare, molta sintonia con l'autovettura. La gente sta scoprendo che queste macchine sono fatte veramente bene attraverso meccanici su YouTube che spiegano la meccanica. Questo secondo me è uno dei motivi per cui oggi il JDM sta esplodendo. I social stanno riuscendo ad avvicinarci tutti quanti a questo mondo, a questa passione. Sta facendo crescere molto questa comunità che per quanto mi riguarda è immensa. Noi la Miata l'abbiamo fatta turbo perché volevamo fare un progetto diciamo diverso. È stato fatto un progetto turbo, quindi sono state migliorate l'aspirazione del motore, lo scarico fatto totalmente artigianale da noi. È stata montata una turbina 25-52 su cuscinetti, è stato montato anche un impianto di lubrificazione maggiorato con relativo intercooler e radiatore olio. Sono stati fatti anche tutti i tubi in treccia per quanto riguarda l'olio e l'acqua. Il motore è stato alesato, portato da 1600 a 1800, qui abbiamo una base di 90 cavalli, è stata portata a 250 cavalli. Grazie anche con l'elettronica che ha fatto Simone, che è super gestibile l'auto. Io mi sono concentrato molto sul lato elettronico, ho dovuto praticamente mappare la Miata tutto da zero, da solo, seguendo tutorial e forum su internet, senza banco prova e tutto su strada, con la centralina Mega Squirt. È stato un viaggio molto difficile, ci ho combattuto almeno per minimo 6 mesi e sono molto fiero di poter dire che ci sono riuscito. 待ちつけたら本意味なぞあの人のためなら何回も I'll do it again I never learn Inizialmente io dovevo fare solo questo progetto con lui. Un giorno, parlando dei vari sogni, gli stavo raccontando il fatto che il mio sogno più grande da quando sono bambino è quello di aprire un'officina propria. Simone mi ha confermato questo sogno e abbiamo deciso di fare l'officina. Il nome dell'officina, una parola, Initial D, 86 come tutti sanno la macchina leggendaria, Toyota Trueno AE86, che è la macchina protagonista di questo fumetto, e Déjà Vu era la colonna sonora dell'anime di Déjà Vu 86, quindi abbiamo unito queste due cose, Déjà Vu 86.
Ho scoperto dopo quest'anime perché non lo conoscevo. Simone me l'ha fatto vedere e da quando me l'ha fatto conoscere io tipo me lo sono visto tutto in tempo di una settimana. Però il nome è anche un modo di ricordare i propri sogni da bambini, perché Déjà Vu riguarda anche i miei sogni che tutti i santi giorni praticamente diventano realtà. E noi esistiamo da a malapena un anno e in tutto ciò è stata pure una strada molto difficile perché abbiamo anche rischiato di chiudere perché abbiamo fatto un sacco di errori, però nonostante tutti gli ostacoli siamo riusciti a vincere e completare la macchina. Diciamo che la prova più grande per noi era stata completare questa qua. Se riuscivamo a completare questa qua saremmo andati avanti col progetto. Ci siamo riusciti, è stato un viaggio molto difficile ma ci siamo riusciti. Praticamente siamo partiti da una macchina soltanto, anche adesso praticamente ne abbiamo più di 6. Tra Miata e auto JDM in generale, ne restauriamo tanti e abbiamo tantissimi progetti. Cioè questo anni 90 in tutto e per tutto. Vigorsol, volete sapere come diventa una Vigorsol dopo 20 anni sotto un sedile? Uguale praticamente. Davide lo conoscevamo già da YouTube, noi guardavamo già tutti i suoi video. Poi procediamo con i 2 pannelli. Ok. Poi abbiamo iniziato anche a seguire la sua serie Dal pollaio alla pista in TV e lì ho sempre pensato di voler partecipare anch'io. E poi un giorno è arrivata l'opportunità di conoscere Davide in persona. Abbiamo scoperto che c'era un raduno di MX5 all'Aquila. Ci siamo incontrati tutti quanti insieme al roll bar, c'era la neve su all'Aquila ancora, con 250 cavalli e gomme semi-slick. Sono stati veramente brutti chilometri, però abbiamo conosciuto Davide al roll bar, gli abbiamo proposto di provare la nostra auto, ma non era il momento giusto, non era l'occasione giusta. Poi Dopodiché, dopo un paio di settimane, mi ricontatta e mi dice: sei pronto per la TV? E io ho detto di sì e abbiamo iniziato il progetto Mazda MX5. Che roba? Lo conosci? Gazzara One. No. Betty Boop. Betty Boop. Lenti. Oh. Ah, sa pure da vista. Coccinelle anche qua. 500 lire queste le rivoglio dopo. Qua non si butta niente. Dai. Cofano. sì, passiamo al cofano. Possiamo togliere le vaschette. Intanto noi siamo i più giovani di questa serie e questa cosa un po' ci mette sotto pressione perché abbiamo tantissimo da dimostrare. Noi abbiamo visto quasi tutte le puntate e la maggior parte delle officine erano super attrezzate, tantissima esperienza, anni, decenni di esperienza. Considerando che noi non abbiamo avuto tutta questa esperienza rispetto agli altri preparatori, noi abbiamo anche pressione addosso, però nonostante ciò non abbiamo paura, pensiamo di farcela. Iniziamo a rimuovere lo scarico. Noi ci siamo veramente spaccati il culo. Abbiamo letteralmente studiato ogni aspetto della macchina, sia dalla meccanica sia dall'elettronica. Conosciamo a memoria ogni dettaglio. Quanti litri c'ha la Miata? Quanti ne porta? 4,5 abbondanti. Ci ha fatto lo scherzetto. Ovviamente. Mi sono diplomato come meccanico, tutt'oggi continuo a studiare per conto mio la sera o la notte con Simone che ci mandiamo i messaggi alle 3 di notte per studiare altri progetti, altre cose da fare, però tutti i santissimi giorni è uno studio e mettere in prova cose nuove e cercare sempre soluzioni diverse. Proviamo a cacciare via questo. Ho sempre avuto la passione per il JDM perché sono macchine robuste, quasi totalmente indistruttibili e oggigiorno ci puoi lavorare come vuoi, come preferisci. Poi abbiamo tutto quanto il cablaggio, questo qui, che
perché ovviamente dobbiamo salvaguardare le mollettine. Soprattutto queste degli anni 90, diciamo che ti danno la possibilità, dette in parole semplici, di cucirtela addosso. Tutto quello che montiamo sulle macchine sono cose che facciamo noi, produciamo noi e tutto quanto è basato su calcoli scientifici, quello che poi è d'altronde la meccanica. Nonostante la poca esperienza e la pressione, secondo me ci riusciremo a soddisfare i bisogni di Davide Cironi. Allora, questa traversa qui è la traversa che regge il cambio, perché il differenziale è imbragato praticamente direttamente sul telaio, quindi da qui parte la traversa che regge il cambio e poi ci sono i supporti motore. Se le boccole si sono arrugginite dentro è un po' complicato levarle. La Miata è una macchina che mi è sempre piaciuta molto, ma non ho mai pensato di comprarne una per le sue dimensioni. Io sto già molto stretto sulle Mazda moderne, immaginate sulla Miata prima serie che in teoria dovrebbe essere più piccola. Oggi ho scoperto che in realtà non è vero, sono spaziose quasi quanto le moderne e quindi questo mi ha rincuorato un po'. Ma il vero motivo di questo acquisto non è stato puro divertimento stavolta. Abbiamo una missione, abbiamo un compito da svolgere. C'è un mega raduno che si svolgerà a settembre, organizzato da Mazda Italia, che ha l'intenzione di battere il Guinness dei Record per il raduno di macchine dello stesso modello più imponente della storia. Il record precedente è di 680 macchine che hanno fatto tutte un giro intero di una pista a una distanza massima senza fermarsi mai, ed è quello che cercheremo di fare noi a Modena il 18 settembre 2022. Abbiamo 5 mesi scarsi per mettere in piedi questa macchina, dobbiamo battere questo numero di 680 macchine, sono previste molto di più, ma Modena è piccola, quindi sarà difficilissimo metterci tutti insieme alla stessa distanza, alla stessa velocità, andando pianissimo per non toccare la coda con la testa della fila, e io avrò il compito di essere il primissimo, la prima macchina con questa Miata che abbiamo preso oggi per guidare il codone, e la responsabilità sarà altissima perché non abbiamo ovviamente tanti tentativi, quindi dovrò essere bravo a regolarmi con le prime macchine, le seconde file, terze, quarte e non toccare mai la coda che vedremo a pochi metri da noi, quindi sarà un'operazione abbastanza difficile. E dai! Abbiamo vinto? Ok, basta. Credo che possiamo andare a pranzo. Pranzo! Allora, questo ci sta. Salve! Ciao Davide. Ciao. Allora, le cose per te stanno un po' qua, tutto bello ammuffito. Pensavo anche peggio, Sì, sinceramente. nel garage sembrava peggio. Ti faccio vedere i sedili. Ok. Questi sono misto tessuto, però non sono male in realtà. No, Sporchi. no, almeno sono in ottime condizioni. Cuciture tutte mi sembra più o meno bene. Sì, anche questi pensavo peggio da quello che mi avevi Me li ricordavo accennato. peggio, quando l'ho rivisti oggi di giorno Benissimo. sono da pulire, praticamente sì, sono da sì, pulire. sì. Ti farò fare di peggio. Ok. Stavolta è andata bene. Siamo pronti a tutto. Sono specializzato nel restauro conservativo della pelle e delle plastiche, soprattutto per le plastiche riesco a restaurare il soft touch appiccicoso e a ricreare le serigrafie retroilluminate. Farò un bel lavaggio dell'interno, igienizzazione alla moquette in modo che ti ritrovi in un ambiente più sano di quello che vedo, insomma dai. Qui tra muffa e sporco, vabbè. Sì dai, non è malvagissimo, No, sembrava no, peggio. No, anzi, solo quel pezzo lì della console che va restaurato per benino. Va soltanto, Sì. ecco, guarda, anche qui questo pezzo è rotto, va rimesso a posto. Davide mi ha chiamato per questa MX5 prima serie a cui devo curare le plastiche interne, dai sedili che sono in tessuto in questo caso, fino ai pannelli porta, le varie plastiche, alcune sono rotte, alcune sono da rivedere, c'è un generale strato di sporco dentro dovuto all'età della macchina, allo stato d'abbandono, ma niente che non si possa fare tranquillamente.
finalmente tiriamo via il cuore con molta cautela. Sei libera. È libera? Mhm. Io sicuramente l'auto di Davide la farei sicuramente turbo, come è la mia grandissima fissa. Davide la vuole aspirata e molto molto rumorosa. Però Davide vuole un'auto più pronta, più maneggevole e anche molto molto rumorosa. Si esclude la turbina perché la turbina silenzia di più lo scarico, diciamo. Gli piace una macchina più reattiva e quindi aspirata è perfetta per lui. Quindi optiamo per lasciarla aspirata, però un'aspirata più cattiva e niente, più cattiva, basta. Ho finito. Iniziamo subito. Lo smontaggio, supporti, quindi ora leviamo tutti gli accessori. Allora, ottimo. Ok, a livello di punterie non sembra che stiamo messi male, hanno fatto il suo lavoro, però non stanno messi assolutamente male. Procediamo col prossimo smontaggio. Allora, leviamo tutti i bulloni. Ok. Troppo facile. Ok, questo poi verrà pulito e revisionata anche la testa. Valvole come sono? Allora, le valvole hanno fatto il loro sporco lavoro, nel senso che sono piene di sedimenti. Pistoni. Allora, Senti che profumino? Solito profumino. i cilindri sembra che stanno messi abbastanza bene. Sono usurati per i loro 184.000 km, però ci stanno come segni, tant'è vero che qui si vede ancora la lucidatura iniziale della canna sopra. Ora smontiamo i pistoni. Ok. Allora, sicuramente sta macchina è stata troppo tempo ferma. Per fortuna non abbiamo pezzi oscuri, No, infatti. solo smeriglio del ciclo lavorativo. Qua ci stiamo a mangiare qualcosa di buono. No, penso che sia soltanto mastice. Oh, sto de ferro, No, guarda. no, è elastico. E ok. Vedi, questa è l'unica Mazda MX-5 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cilindri. Ci stavo pure ascoltare. Visto, no, quando fai queste cose dici vabbè, devo dire la chicca. Non abbiamo gioco ed è una bellissima cosa. Allora, la bronzina sicuramente ha lavorato. Il labiella ha ricevuto una piccola cotta. Allora, a livello di spinotto non ha gioco. Sicuramente poi tanto le fasce le cambiamo. No, non ha assolutamente segni o cose del genere. Solo un po' cotto. Sì, è cotto, c'è residui carboniosi un po' ovunque, che evidentemente bruciava male. Io ho la lista qua. Partiamo dalla meccanica. Allora, qui ho tubi in treccia freno maggiorati della Hell Performance, poi c'ho un tubo in treccia per la frizione, che quello di serie monta quello di gomma e si rompe. Poi qui ti ho messo tutte le guarnizioni del cambio,
paraoli e guarnizioni. E poi non sapevo se volevi il roll bar. Ma forse no. E poi pasticche, io ti ho messo EBC allo staff. Bielle lasciamo le sue, rimanendo aspirata forse sì. Se prendi le bielle così completi il motore forgiato, diciamo. Ok, bronzini ok, pistoni CPS senza problemi. L'alleanza armata CPS Colombo e Bariani, stiamo tranquilli, camme e pistoni ci sono. Poi kit bronzine, cinghie, termostato, candele, tutta sta roba qua fate voi. Sì. Radiatore, noi abbiamo un radiatore alluminio in lega maggiorato. Ok, Dovrebbe contenere il doppio dei liquidi. ok. Poi in rettifica valutiamo se una piccola maggiorazione, se farla. Quindi poi quando voi decidete con la rettifica la maggiorazione la comunichiamo al CPS e ci facciamo fare i pistoni come La ci pare. rettifica nostra ha detto che conosce i CPS e Immagino. che possiamo Perfetto. farli parlare tra di loro. E poi ti ho preso una pompa maggiorata dell'olio, così arriva più olio dappertutto. Ok. E poi, cosa interessante, non so se volevi l'IBC, un'aspirazione così, Figa. Quanto costa? Quanto? un pochino, 400 sterline, da aggiungere ancora Queste- le tasse e spedizione. Questa mettiamocela però perché è fighissima. È bellissima. Poi scarico. Probabilmente facciamo tutta la centrale artigianale, poi ti mettiamo un bel scarico che si sente, diciamo. I collettori di scarico che facciamo? Li fate voi, li compriamo? Con i tempi che abbiamo riuscite a farli voi? Me lo Ci volete proviamo. dire fra un po'? Te lo diciamo tra poco. Dai, ragionateci un po'. Supporti motore, pensateci voi, mi fido. Il serbatoio questo mi è andato. È andato sicuro. Ok, quindi... Te lo prendiamo nuovo. Ok. Gomme ci penso io, batteria Fiamma ci penso io. Pinze maggiorate, secondo me non serve per la potenza che avremo. No, secondo me no. Stiamo parlando di 90 cavalli, quindi secondo me... Ok. Differenziale autobloccante. Allora, differenziale autobloccante, io ti suggerisco quello della Mazda. Secondo me va Basta bene che quello vada della traverso. Mazda. Quello della Mazda funziona benissimo, Basta va di che vai traverso. traverso. Quanto costerà? Quello Usato? costa sui 600-700 euro usato. La Madonna. Sì. Usato? Sì. Perché ce l'avevano solo i modelli sport. Ci ragioniamo su Sì, questo. ragioniamo un attimo. Vabbè, meccanicamente più o meno ci siamo. Gli interni lascio quasi tutto com'è, anche quel volante che ci abbiamo trovato carino ce lo lascio. Ok. I sedili lascio quelli, li facciamo sistemare da Alessandro. Pulizia totale. Fuori invece. Allora, Sì. le minigonne come ce l'avete voi non mi piacciono. Queste qui un po' a gradino. Va bene? Sì. Ok, te le prendiamo uguali. I flap dietro ce li lascio. Il lip davanti pure è carino. Ce l'hai lì. Sì, ce l'ho qua. Però Non costa neanche niente. ce n'ho uno un po' ancora più aggressiva, non so se ti può piacere ora, te lo metto subito. Rispetto al vostro, se è un po' più pronunciato, non mi dispiace. Aspetta. Aspetta, che è quello spoilerino là? Questo? Ci stanno pure i ducktail che sono molto carini fammi vedere sulla un po'. Miata. Prima ti faccio vedere questa qua curva, Oddio, questo... No, questo è strano. se no ci sta una più piccola. Uno un po' più leggero. Quello è il lip un po' più... giusto? Questo è il lip un po' più aggressivo. Questo è da track, più aerodinamico. Madonna, forse è basso però. È un po' esagerato? Ah. Ok, quindi lasciamo questo qua, che prende tutto il contorno del paraurti. Io ho figli tutti in realtà, però è una cosa un po' meno... Cioè che non devo avere paura di andare sui dossi. Ok. Invece per il ducktail ci sta questo qua più... Questo è un po' più pronunciato. Questo però è figo, Ti piace? Questo non è male per niente. Ti dei bulloncini carini qua. Carino. Tanto la fai nera la macchina, no? Lo fa rossa. Rossa? Sì. Ok. I cerchi NTM, che quelli ce li stanno facendo delle misure che dicevi tu, neri, contro ogni mio gusto normalmente, perché io macchina rossa, cerchi neri non mi è mai piaciuto, ma su questa la farò così. Secondo me ci sta una cifra. Sì. E l'assetto, vediamo, Olins, se li Ah, fa... Un'altra domanda. Tu lo vuoi il coperchio sul faro pop-off che prende aria, No, come ce l'avete voi? come ce l'abbiamo noi? Non so se ti piace. Quello costa? Sto pezzo di plastica? No. No, ok. Un'altra domanda importante. Esiste un pulsante switch che ti fa alternare i fari pop-off. Non me ne frega niente, proprio niente. Ok. No. Per tutto il resto vuoi di serie, no? I fari anteriori, posteriori di serie. Sì. Direi che va benissimo così. Va bene.
Dai, andiamo avanti. Stiamo andando dai ragazzi, c'è qualche problema con le spedizioni dal Giappone e dall'Inghilterra perché quasi tutto il materiale è bloccato in dogana. Il periodo non è dei migliori per le spedizioni dall'estero perché intanto mancano materie prime di tutti i tipi, a partire dall'acciaio, alluminio, tutto. Quindi siamo un po' in crisi, un po' in ansia perché l'evento è gigantesco, è il Guinness dei Record, quindi è una cosa a cui dobbiamo partecipare da protagonisti. Saremo la prima macchina che guiderà la fila, quindi c'è una grossa responsabilità. Non sappiamo se ce la faremo, andiamo a vedere a che punto sono i ragazzi. Non la vedo bene. Già noi attiriamo i disagiati, no? Esatto, questo è un richiamo totale. Come sta andando, Andrea? Bene, allora adesso stiamo a montare le bronzine sui cappellotti, poi dopo procediamo con le bronzine sul monoblocco, ovviamente mettiamo tutta la pasta di montaggio. Yes. Bellissima, lubrificata. Stanno attaccati bene sul blocco? Sì, sì. Sei pronto? Procediamo con l'ingrassaggio dell'albero. No. Molto easy. Il raggio è 60 piedi liberi, 60 piedi liberi. È perfetto. Scena porno.
Qui abbiamo le bielle forgiate e pistoni forgiate che vanno a reggere come minimo 400-500 cavalli. Qui potete vedere pistone artigianale ricavato dal piano della CPS, forgiato ovviamente, e ora lo andiamo a assemblare insieme alla biella. Ok, allora io prendo il pistone. Very good. E abbiamo finito coi pistoni. Tocca mettere gli anelli. Sta diventando intensa la cosa. Molto intenso. Guarda se ti piacciono, se noi spostiamo leggermente. L'anello sotto va messo a 30 gradi dal perno opposto, così i due gap stanno lontani da uno e l'altro per creare meno punti deboli. E qui abbiamo 30 e 30, 30 e 30, questo è pronto. Iniziamo a mettere questa? Prima lubrifichiamo. Ok. Pronto per chiudere le fasce? Ok, non fa più click e siamo pronti. Questo sta in posizione, allora questo deve combaciare con il punto blu e poi blocco tutto questo e muovo solo l'anello sotto. Ok, ci sono. Saluto al Buddha. Intanto ti preparo gli altri pistoni. Ultimo pistone. Dai che c'ho fame. Dai che ho voglia di gelato. Come ti gelato? Mi ho fatta la scorta. Sì, ma guarda un po' quanto devono essere stretti. 65 libbre piede. Sto per svenire io, Preparatevi. Preparate la cruvetta che se casco. Vai, momento della verità. Direi che funziona. Perfetto. Allora, i cilindri su questo blocco sono da 78 mm. Noi insieme alla CPS abbiamo deciso di allargarli fino a 78.5, quindi i cilindri sono stati allesati a 78.5, come è stato indicato anche sul pistone. Anch'io. Entrata? Entrata. E voi là. La carrozzeria nasce con la nostra famiglia perché dal 1955 mio nonno ha iniziato con le automobili, anche prima con i trattori agricoli e con le biciclette perché noi stavamo vicino alla stazione del treno. È stata sempre una passione di famiglia, mio padre è stato il primo qui in zona a avere la carrozzeria Sarzi è un nome conosciuto dappertutto fino a Fiumicino, fino a Roma. Io ho i nipoti che vengono e mi portano ancora le macchine di famiglia, ci portano le 500 della nonna, più che un lavoro è una passione, è venire tutte le mattine a fare una cosa che ci piace e che facciamo volentieri. La passione per la Mazda ce l'ho sempre avuta, ho iniziato con le Spider, però la MX5 mi è sempre piaciuta dall'inizio, la NA con i fari che si alzano è sempre sorridente, qualsiasi modello mette proprio allegria solo a vederla e ho iniziato 2 anni fa a lavorare con Mazda, da lì è proprio scoppiata la passione per il marchio e per la cura che hanno nei dettagli, per tutte le attenzioni che vengono date al guidatore. È proprio un piacere guidare una Mazda, è una macchina creata intorno a chi la guida. Quando
Quando l'ho vista mi sono innamorata subito, non poteva essere un'altra macchina se non lei. È stato proprio una cosa irresistibile e come ho deciso l'ho voluta rossa con queste caratteristiche perché è proprio come me. Non avrei potuto scegliere un'altra macchina differente. Era proprio destinata a me e il destino ha voluto fortemente che venisse qua e che io accettassi questo lavoro. Grande soddisfazione perché hanno dei colori molto particolari, molto difficili da replicare e lo studio che c'è dietro e la preparazione viene comunque ripagata da un ottimo risultato perché vedere una macchina poi finita e riportata al suo splendore è sempre una grande soddisfazione. Sarà la più guardata, la più bella di tutte, sarà una caramella. Non ti sporchi meno le mani. Attenti, non la graffiate, mi raccomando. Ormai la parte delle sporcarsi è finita. Ora dobbiamo fare cose carine. Non l'hai fatta male, devo dire. Manco no, era così. No, mi sa di no. L'ennesima che sarà una fatica da rivendere, ma questa, vedrai tu come mi affezione, non me la vendo. Per fortuna tutti i pezzi sono arrivati in tempo, la dogana ha sbloccato tutto, solo che hanno squartato tutto per cercare non so cosa, hanno perso un supporto motore e per fortuna grazie a Mazda ci hanno subito fornito un altro supporto motore. Abbiamo finito il lavoro, il cruscotto è stato completamente lavato, decontaminato e poi riverniciato per uniformarlo agli altri pezzi che invece ho potuto smontare, portare in laboratorio e quindi fare un'operazione un po' più dettagliata. Il restauro o la semplice ricolorazione del cruscotto viene fatto sull'auto quando proprio non si può smontare il cruscotto dall'auto per varie ragioni tecniche. Restaurato tutte le plastiche interne, dai pannelli porta a tutto quanto il cruscotto, tunnel centrale dove ho fatto la mia particolare lavorazione sui due tasti degli alzacristalli elettrici dove c'era scritta up and down che l'ho ricreata a laser. Rivestito il volante ex novo, lavata la tappezzeria, lavata i sedili, assolutamente sono soddisfatto del lavoro, è venuto fuori un bel intervento su questa Mazda.
Oggi direi che è una giornata abbastanza produttiva e io ho dato una mano a Alessandro a finire interni e Andrea ha finito di chiudere il motore insieme a Davide. E ora stiamo per mettere il motore dentro la macchina e direi che siamo abbastanza pronti per il 18 settembre, il grandissimo raduno Mazda Italia. Siamo a metà strada, oggi abbiamo fatto scendere il motore nella macchina, ha già un bel impatto estetico, non vedo l'ora di vederlo con tutti gli accessori cromati, con l'aspirazione, con l'airbox, con il radiatore, poi dovremo metterla tutta su boccole rigide, non vedo l'ora di montare gli Öhlins, diciamo che il grosso è fatto, la carrozzeria è a posto, Caterina ha fatto un lavorone, anche Alessandro con gli interni, quindi siamo abbastanza avanti. Adesso quello che dobbiamo risolvere è il ritardo che è derivato dalla dogana, quindi dai pezzi che arrivavano dal Giappone, che hanno avuto un ritardo di quasi un mese e mezzo. La deadline è sempre più vicina, il mega evento del 18 settembre dove ci sarà appunto il Guinness dei Record, quindi la macchina dovrà aprire questa parata e ovviamente dovrà essere già rodata. Siamo al 18 agosto, dovremo avere il tempo di finire di montarla, aspettare gli ultimi pezzi che mancano, cerchi compresi, NTM li sta costruendo in questi giorni, li stanno appena verniciando. Ordineremo 4 gomme e inizieremo a fare chilometri per fare il rodaggio, 1 migliaio di chilometri e qualcosa. Per fortuna non è un motore estremo, quindi insomma il rodaggio sarà un po' più semplice. Insomma c'è ancora tantissimo da fare e pochissimo tempo per farlo. Ci va. Bellissimo. Funziona. Come?
Esagerato. Ciao, sono Marcello Di Biagio, titolare della Non Solo 500. Da oltre 10 anni mi occupo della vendita online di cappotti per auto cabrio. Voglio farvi testare con mano la qualità delle cappotte che vendo con tanta passione ed edizione. Bello. Verificate prima il montaggio che il materiale, la definizione e il colore della cappotta siano conformi all'ordine. Cappottauto.com. Verifichiamo. Ultimo tassello e l'abbiamo rifatta tutta nuova. L'ennesima cosa che vale più di tutta la macchina messa insieme. Belli leggeri. Bellissimo. Veri. Neri abbiamo fatto bene. Le gomme ce l'abbiamo. Oggi kit estetico, cerchi gomme, la mettiamo in moto. Ed è pronta per andare a Modena, in pista. Slip porterà più aerodinamicità. Se vedi qua ci sono 2 prese d'aria che lo porterà al radiatore, E poi è figo, più che altro è per quello. specialmente perché è figo. 目の時計が走ってた Questa è la situazione. A 6 giorni dall'evento. Ancora non la mettiamo in moto. Chi sta meglio di noi? Come si chiama sta macchina? Atroci sofferenze si chiama. Giapponesi. Si chiama 6 Days Left. 6 day left. E domani 5. 5 Days Left. 目の時計が走ってた E lei? Muy linda. Adios. Molto meglio. Voglio vedere i cerchi. Piglialo. Belli. Sta diventando più bella della mia. Perché mi metti in soggezione? Non dovresti riprendere la macchina. 3, 2, 1, scena madre. Sono super da dragster. Ma ci si sta bene un sacco. 目の時計が走ってた Guarda che caramella. Mo devi essere un chirurgo, Dici a me. Io ho paura. Io ci sto, senza paura alcuna. Ormai siamo dentro. Senza miedo? Vai col beccuccio d'anatra. Boom! Te. Chirurgia. Veramente bella. Non la miata più brutta che ho mai visto, Vabbè, a questo punto giunti. Accensione? Eh sì. La tua paciva, monodorama
chiave. Grazie. Mettiamo un moto. Io godo sia se sto dentro che sto fuori, vabbè vado dentro. Bravo. Vedi. Vedo che hai capito. Sa la benzina, sì? C'è. Ado? Ti senti pronto? Vai. Dai un po' di gas. Questo non so io però. Fa da sola. Bella arrogante. Bene. Va bene? A 6 giorni dal Guinness dei record. Ho soltanto più di un mese che non dormo. Compreso sabato e domenica. Hai voluto fare il preparatore. Hai voluto fare il preparatore. Non ti rispondo, vai. Questa è la vita del preparatore. Sì. Chilometri sulla MX5 li stiamo facendo di notte perché ovviamente la macchina è venuta pronta la notte prima dell'evento a Modena. Dovremo fare il rodaggio così e io la sto conoscendo adesso perché non ho mai guidato una Miata, quindi sto imparando adesso tutti i suoi dettagli, tutto il suo modo di andare. Ovviamente non è la situazione più adatta per conoscere una macchina perché abbiamo 6 ore di autostrada notturna con i fari della Miata che vi assicuro non sono come quelli della Moderna, quindi arriveremo a domattina che ovviamente saremo esausti, era prevedibile, è sempre così, hai 5-6 mesi di tempo e stai tranquillo che gli ultimi bulloni li stringi la notte prima, è sempre così. L'obiettivo è quello di portare a casa il viaggio. Intanto non abbiamo scelto un carro attrezzi, abbiamo dovuto e voluto portarla su strada anche per fare il minimo rodaggio che servirà ad affrontare la giornata in pista di domani e poi bisogna battere il precedente Guinness World Record che era di, sembra, 680 macchine e noi fra qualche ora cercheremo di superare le 700 MX5, quindi stesso modello, che devono muoversi contemporaneamente in pista senza mai fermarsi e ci dovremo disporre in 2, 3 o 4 file, è da vedere, ancora non so come ci organizzeremo. Io sarò la prima macchina di questo record del mondo, sarò in testa e non so davvero che cosa aspettarmi, ma potevo dire di no? Non potevo dire di no. Pronti al primissimo giro, stavolta senza neanche lo shakedown, abbiamo fatto soltanto rodaggio, la macchina è pronta, abbiamo controllato che tutto funzionasse ma in realtà io non l'ho mai guidata prima. Questo è il primissimo test della Miata che non muoveva un centimetro dal, non sappiamo neanche quale anno. Messa dentro le forze. Sentirla andare è uno spettacolo, il mito della Miata nasce con questa macchina qui. Quando il duetto Alfa Romeo stava tramontando dal sollevante qualcuno ha capito che c'era un'eredità importante da raccogliere e questa eredità è raccolta perfettamente dalla prima MX5, la Miata, una delle macchine più felici del mondo insieme alla Sprite Frog Eye e non poteva mancare nel nostro programma una macchina così. Guarda la ciliegina come va!
Pure sto giro abbiamo sfornato una bella cosetta. Ovviamente non ci aspettavamo un dragster, ma tutta la filosofia di questa macchina è raccolta nella pura bellezza della guida e andando piano si apprezza ugualmente. Non è una macchina che, almeno che non la fai turbo come l'hanno fatta Andrea e Simone, non è una macchina adatta alle accelerazioni, alla velocità di punta. Qui è tutto cordoli, è tutto salita in montagna ed è dettaglio, è sfumatura della guida. Non per niente è la macchina dei record, credo sia la macchina senza tetto che abbia venduto più di chiunque altra nella storia, soprattutto per la sua longevità, perché andiamo avanti con la Miata nelle sue varie evoluzioni da fine anni 80, inizio anni 90 e la macchina ancora, ve lo assicuro perché ne ho una, florida e molto giovane. Ha sovrasterzato un po' sulla curva. Sì. Adesso che abbiamo fatto già qualche giro e qualche chilometro, iniziamo a chiederle qualcosina in più. Mi sembra funzionare tutto bene. C'è un faretto che non funziona. C'è lo stoppo bruciato. Ma quando è successo? Ieri funzionava. No, sull'autostrada. Ieri funzionava. Ovviamente abbiamo fatto davvero il minimo indispensabile di rodaggio, quindi non le chiederemo il massimo oggi, ma ripeto, non è una macchina che si fa adorare per i suoi cavalli, è una macchina che si fa adorare quando fa questo. Cambio di direzione fulmineo, senza peso, è il motivo per cui prima in Giappone e poi in tutto il mondo la MX5 è sempre stata adorata. Sembrava felice dalla faccia. Aprendo il cofano ci accorgiamo che il bialbero Alfa, famosissimo fino agli anni 90, è stato praticamente omaggiato con una disposizione degli organi identica. Non l'ha fatto più Alfa, hanno iniziato a Hiroshima a farlo. Spettacolo. Ti sta divertendo Davide, Se sta divertissimo, io levo. Il cambio di questa macchina, incredibile quanto è bello e ha un movimento di innesto che tante macchine moderne non hanno, si sognano, e qui parliamo di veramente un progetto ormai di tanti anni fa. Anche il differenziale che abbiamo adottato, che è della 1800 se non sbaglio, non ricordo se è della seconda serie, fa il suo lavoro, è molto dolce, non è un differenziale aftermarket di quelli un po' più arroganti. Qui siamo abbastanza tranquilli, ma fa il suo dovere. Il suo piacere di guida deriva appunto da questo cambio e il suo sterzo. Non molto altro perché in realtà non c'è tanto di più, ma in questi due dettagli della guida è veramente un banco di scuola, comunque molto neutra. L'avrei detta più sovrasterzante. In realtà è molto neutrale, avendo anche pochi cavalli, non sappiamo quanti ne abbiamo tirati fuori qua di preciso ancora, ma non riesce a farla partire di potenza ovviamente. Devi giocare con i trasferimenti di carico, con il tiro e rilascio, insomma le solite manovre da macchine con pochi cavalli, ma per imparare ad andare di traverso è così che bisogna fare. Mamma mia, come gira bene. Secondo me ci sta prendendo un feeling assurdo. Sì. Bravi ragazzi, Funziona forte. Funziona bene. brava Mazda che continua a fare la MX5 senza snaturarla praticamente per niente e speriamo che duri ancora tanti anni. Guarda, mi piace un sacco come erogazione. E andiamo a fare questo record allora. Io non riesco ad esprimere le mie emozioni oggi. Non eri tu quello... Quello che chiacchierava sempre. Esatto. Oggi non ci riesco. Com'è andata là? È proprio piccola. È proprio piccola. È piccolissima questa. No, ha funzionato tutto. Funziona tutto, Sì, vero? Devo vedere una cosa. Meno male, Ha meno funzionato male. tutto. Ti sei anche divertito abbastanza. Una o due volte. Meno male. Sai che è molto neutra? Non è facile metterla di traverso, Al di là della potenza, che vabbè, non è un discorso da fare con questa macchina qua. Però molto equilibrata. Cioè né sotto né sopra, a meno che proprio non te lo cerchi tu. Bella. Ora sei credente anche tu della religione Miata. La domanda più importante, come fa le curve? Da Miata. Descrive tutto. Dai, tempo record in tutti i sensi. Ma il vero record è domani, ma noi il nostro record l'abbiamo fatto già. No, io sono soddisfattissimo, con i tempi che avevamo era ce la tipo... siamo vista brutta. Guarda Andrea come guarda per terra. Sono molto... Mi sento molto leggero, anche se... Cioè, praticamente l'hai finito di rodare te adesso, lo anche sai? se...
fatto? Questo vizio di prendere macchine da pollai, al pollaio, spendere 1 milione di euro per avere 130 cavalli. Sì. Certo. Grazie di aver messo il volante regolabile, grazie. Ci avete messo un po'. Grazie. Va di là? No. Che cosa difficilissima! Normalmente restare imbottigliato in un ingorgo è un disastro, oggi invece è stato divertentissimo, ma faticoso. Penso che tutti i piedi di questi 800-900 proprietari e amici di Miata stessero soffrendo come me, perché abbiamo fatto tutti i giri in prima e ovviamente la velocità doveva essere talmente bassa che non riuscivamo ad andare senza usare la frizione. Noi la frizione la riportiamo in mano oggi. Sì. Ma poi dopo ci danno bandiera verde. Comincia a fare i traversi qua. Comincia a fare ciambelle. Ne è valsa la pena, è stato bellissimo, non avevo mai partecipato a una cosa del genere. Sono stato contento per chi ha organizzato, per Mazda, che è riuscito a fare una cosa che sicuramente non aveva mai fatto nessuno, ma soprattutto sono contento che la nostra Miata ha funzionato nonostante i giorni di ritardo, le corse che abbiamo fatto notte e giorno. Tutto è andato bene, l'abbiamo sfruttata poco, adesso la riuseremo più con calma, la porteremo sulle nostre strade, la svilupperemo un po', ma non si è rotta. E nonostante eravamo completamente smarriti, non sapevamo dove mettere le mani, a un certo punto non arrivavano pezzi, fare le nottate non bastava più, avevamo soltanto un giorno, una notte anzi, per fare il rodaggio che ci è servito per arrivare qui, quindi abbiamo guidato tutta la notte per arrivare in tempo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, la Miata non si è rotta, è andata bene, è bellissima, da questo momento in poi ce la dobbiamo soltanto godere e cercare di farla diventare ancora più bella e dinamicamente performante.